Come si descrivono gli oggetti in italiano? Lo scopriamo in questo video. Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. Può sembrare una cosa banale perché la facciamo tutti sin da quando siamo bambini, però descrivere gli oggetti in una lingua straniera può risultare un po' difficile. Perciò in questo video scopriremo come descrivere un oggetto in italiano. Per fare maggiore chiarezza ho deciso di suddividere le varie espressioni in base ai 5 sensi, perché ovviamente la descrizione può avvenire in base a come entriamo in contatto con quella determinata cosa. Cominciamo! Descrivere un oggetto attraverso il tatto. In questo tipo di descrizione si utilizzano parole e espressioni per identificare l'oggetto dal punto di vista di come appare quando lo si tocca. Si potrà quindi parlare di materiale, di legno, di metallo, d'acciaio, di vetro, di carta, di cotone, di plastica, di pelle, di gomma. Temperatura: caldo, freddo, ghiacciato, bollente, tiepido, a temperatura ambiente, asciutto, bagnato, fradicio, umido. Consistenza: appuntito, soffice, duro, malleabile, morbido, gommoso, spugnoso, peloso, appiccicoso, liscio, ruvido, unto. Utilità: comodo, scomodo, pieghevole, fragile, apri e chiudi, delicato. Per esempio, proviamo a descrivere un materassino da yoga attraverso il tatto. È di gomma, credo, è a temperatura ambiente, è asciutto, anche se diventa umido, un po' bagnato quando mi ci alleno sopra, è spugnoso, comodo e pieghevole. Passiamo alla descrizione attraverso la vista. In questo tipo di descrizione si utilizzano parole per identificare l'oggetto in base a come appare ai propri occhi. Si potrà parlare quindi di forma: rotondo, quadrato, a punta, rettangolare, ovale, arrotondato, tondeggiante, squadrato, spigoloso. Colore o fantasia: giallo, rosso, verde, a fantasia, a fiori, a pois, a righe. Dimensione: grande, piccolo, medio, alto, basso, spesso, sottile. Composizione: è compatto, è vuoto, è svuotato, è ripieno. Ha più nome dell'oggetto: ha un manico, ha una cerniera, ha un gancio, ha delle paillette. È formato da più nome dell'oggetto. È formato da 2 elementi. È formato da 3 bastoncini e un piano. Per esempio, proviamo a descrivere una pentola attraverso la vista. È rotonda, grigia, piccola, forse media, è compatta e ha 2 manici. Come si descrive invece un oggetto attraverso l'olfatto? In questo tipo di descrizione si utilizzano parole e espressioni per identificare l'oggetto in base a ciò che percepisce il proprio naso. Si potrà parlare quindi di odore: profumato, puzzolente, inodore. Ha un odore molto forte, ha un odore delicato, ha un cattivo odore, ha un tanfo insopportabile.
cosa quell'odore ricorda. Ricorda un campo di lavanda, ricorda un aranceto in Sicilia. Proviamo quindi a descrivere una candela profumata attraverso l'olfatto. È profumata, ha un odore delicato che ricorda un aranceto in Sicilia. Cosa succede invece se dobbiamo descrivere qualcosa attraverso l'udito? In questo tipo di descrizione si utilizzano parole ed espressioni per identificare l'oggetto in base a ciò che percepiscono le proprie orecchie. Tipo di suono: rumoroso, silenzioso, ha un volume alto, basso, è un rumore forte, è un suono delicato. Fa più descrizione del suono, fa beep beep, fa drin drin. Frequenza del suono: suona per più tot di tempo e poi smette, per esempio. Oppure è a intermittenza, è costante. Ciò che il suono provoca in noi: è un rumore fastidioso, è assordante, fa venire il mal di testa, fa rilassare. Per esempio, proviamo a descrivere questo suono qui, il suono di qualcuno che russa, attraverso l'udito. È un po' rumoroso, è a intermittenza, è un rumore fastidioso che fa innervosire chiunque gli stia accanto. Come si descrive invece qualcosa attraverso il gusto? Chiaramente in questo tipo di descrizione si utilizzano parole ed espressioni per identificare l'oggetto in base a quello che percepisce la propria bocca, o più precisamente le proprie papille gustative. E quindi si potrà parlare di tipo di gusto: dolce, amaro, piccante, salato, speziato, aspro, rinfrescante, insipido. Ha un sapore delicato, intenso. La reazione che il gusto provoca in noi: fa rabbrividire, fa storcere il naso, fa chiudere gli occhi. Ovviamente viene maggiormente utilizzato per descrivere cibo. Per esempio, ora proviamo a descrivere una mela attraverso il gusto. Ok, non la mangerò qui davanti a voi, però tutti quanti conosciamo il sapore della mela, no? È dolce, rinfrescante, ha un sapore delicato. Ora, oltre alla descrizione sensoriale, però, possiamo descrivere un oggetto anche in maniera più approfondita, in relazione al suo utilizzo o ad alcune sue particolari caratteristiche. Cosa succede per esempio se vogliamo descrivere un oggetto attraverso l'utilizzo? Allora dovremo descriverlo in base a: si usa per cucinare, si usa per lavare, si usa per scrivere, si usa per decorare, serve per non sporcare, serve quando piove, serve quando si va al mare o sulla neve, serve per proteggersi, serve per contare. Se poi si tratta di un oggetto piuttosto complesso, particolare, allora è possibile aggiungere alla descrizione anche le sue particolari caratteristiche che lo rendono unico. Ha una lama appuntita che serve per... È costituito da diversi ingranaggi di varie dimensioni. Riesce a tagliare ogni pezzo in ugual modo. Dispone di un filtro che può essere utilizzato per... E infine, non dobbiamo mai dimenticare di realizzare anche una descrizione spaziale, dove possibile, e cioè fornire la collocazione spaziale dell'oggetto, dove si trova più spesso, qual è il suo posto nel mondo. Si trova in campagna, nelle grandi città, nel cielo, è nel mare, sulla montagna, sulla spiaggia.
Generalmente lo si mette o lo si tiene in bagno, nella propria camera, in borsa. Lo si trova a scuola, in ufficio, in fabbrica. Ora, con tutte le conoscenze acquisite, proviamo a descrivere questo. Sapete innanzitutto come si chiama in italiano? Si chiama il marsupio. Quindi adesso proviamo a descrivere il mio marsupio. Si tratta di un oggetto piccolo e nero, di pelle, tondeggiante, morbido, profumato, ma solo perché ha preso un po' del mio profumo, altrimenti sarebbe inodore. Ha una cerniera e delle borchie, ma anche una cinghia per regolarlo. È formato da due tasche, quella principale e un'altra interna. Lo si usa quando si esce e serve per conservarci tutte quelle cose che si portano con sé quando si è fuori casa. Chiavi, cellulare, carte, contanti e così via. Facile, no? Adesso ho un giochino per voi, un piccolo test. Vi descriverò un oggetto nel modo più accurato possibile. Siete in grado di determinare di quale oggetto si tratta? Avrete 3 possibilità. Fermerò la descrizione in 3 momenti e vediamo quando riuscite a scoprire di quale oggetto si tratta. Vuoi migliorare il tuo italiano con l'aiuto di insegnanti madrelingua? Prova Italiano Intensivo, il nostro corso di lingua italiana ideato per permetterti di esercitarti e studiare online con i nostri professori qualificati. Le lezioni sono individuali e fatte su misura per te. In più ti offriamo la massima comodità possibile. L'orario e il giorno delle lezioni lo scegli tu. Scopri di più. Clicca sul link che trovi in descrizione e inizia a studiare con i nostri insegnanti. Questo oggetto è piuttosto grande, in genere bianco o grigio. Ha una forma rettangolare. Si tratta di un oggetto compatto, duro e di acciaio. In genere è a temperatura ambiente, ma può diventare caldo all'occorrenza. Avete già capito? No? Continuiamo. Ha un grande buco al suo interno, che viene chiuso da un coperchio. Inoltre ha diversi bottoni e diverse luci. In teoria è inodore, ma quando viene utilizzato diventa profumato. Adesso avete capito? No? Continuiamo. In teoria è silenzioso, ma in alcuni momenti durante il suo utilizzo diventa rumoroso. Si tratta di un suono costante e forte che dura per circa 2 minuti e poi si interrompe. Non si tratta di un rumore assordante, no, ma sicuramente può risultare un po' fastidioso. Si tratta di un oggetto che si trova in una casa, ma si può anche pagare per usarlo in luoghi più pubblici. E generalmente in una casa si trova in bagno o in cucina. E adesso avete capito? Ancora no? Nessun problema. Vi darò 2 indizi in più che vi toglieranno ogni dubbio. Funziona con l'elettricità e serve per lavare i capi d'abbigliamento. Scrivete nei commenti di quale oggetto si tratta e quando lo avete capito. Se dopo la prima parte, dopo la seconda, dopo la terza o dopo gli ultimi 2 indizi. Fatemelo sapere, sono molto curiosa. Vediamo se sono stata brava con la descrizione. La risposta è alla fine del video.
Ma prima volevo ricordarvi che se avete voglia di imparare tutto il vocabolario della casa in italiano, potete guardare il video dedicato proprio a quell'argomento, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Non dimenticate di seguire Learnamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram per tutti gli altri contenuti esclusivi. Non dimenticatevi di iscrivervi alla newsletter di Learnamo per ricevere tutte le ultime notizie. E se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Non dimenticate anche di passare dal nostro sito per tutti gli altri contenuti di grammatica e di cultura italiana, learnamo.com. Con questo è tutto, io vi saluto ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.